Oggi voglio parlarti di qualcosa che nel buddismo è talmente centrale da sembrare quasi scontato, ma che spesso però dimentichiamo: l'impermanenza. Tutto, ma proprio tutto, ha un inizio e una fine. E non lo dico ovviamente per farti venire l'ansia, lo dico perché se ci pensi, questa consapevolezza può trasformare il modo in cui vivi ogni singolo giorno. Ogni alba è la prova che nulla resta uguale. Quella luce rosata che vedi oggi non sarà mai identica a quella di domani. Lo stesso vale per noi. Non sappiamo se ci sveglieremo ancora con la stessa energia, con le stesse persone accanto e nello stesso corpo in salute. A volte chiudiamo gli occhi su questo pensiero perché, lo so, mi rendo conto che questo spaventa, ma ignorarlo non prolunga certo il tempo, semmai lo rende più opaco. Pensa a una tazza di caffè fumante. Appena la versi è bollente, ma se la dimentichi sul tavolo dopo 10 minuti è tiepida. Tra mezz'ora è fredda. È sempre caffè, ma la sua stessa natura cambia. La differenza sta nel momento in cui scegli di sorseggiarlo. Per la nostra vita è uguale. Puoi berla adesso mentre è calda, piena di possibilità, o lasciarla raffreddare nell'attesa di un domani perfetto che forse non arriverà. Proprio perché non abbiamo un calendario con una data di scadenza, abbiamo la responsabilità, anzi forse è meglio dire la splendida occasione, di allontanare le cause della sofferenza. Non sto parlando di una fuga codarda ovviamente, ma di una scelta coraggiosa: mettere distanza da ciò che ci consuma. Può essere un lavoro che prosciuga l'anima, una relazione tossica o persino l'abitudine di scrollare il telefono fino a tardi la sera. Ti faccio un esempio personale. Per anni ho detto sì a ogni richiesta extra in ufficio, convinto che, se serve a far carriera. Mi sono ritrovato la sera svuotato, a malapena cosciente dei miei pensieri. Quando ho accettato l'impermanenza, ovvero che quel lavoro, quell'azienda e persino la mia salute non sarebbero durati per sempre, ho capito che stavo scambiando il tempo, ovvero il bene più prezioso, con un riconoscimento temporaneo. Ho iniziato quindi a dire di no e in quello spazio libero ho riscoperto la fotografia, che mi rimette in sintonia con il mio presente. Impermanenza vuol dire anche che gli oggetti, i progetti e perfino le ambizioni possono scadere. Il minimalismo è la scelta di lasciare andare ciò che non serve più, per avere le mani libere quando arriva qualcosa che conta davvero. Non si tratta, lo ripeto per la 1000ª volta, di vivere con niente, ma di vivere con l'essenziale, proprio quell'essenziale che cambia nel tempo, proprio come cambi tu. Prova questo: apri un cassetto, prendi in mano ogni oggetto e chiediti: se sapessi di avere ancora solo un anno di vita, vorrei ancora custodire questo oggetto? Questo lo so che è un filtro abbastanza drastico, ma ti fa capire quante cose trattieni perché sì, e quante invece ti fanno battere il cuore anche solo a toccarle. Quando prendi coscienza dell'impermanenza, inizi a vivere momenti, non a collezionare ricordi per Instagram. Se stai pranzando con un amico, ad esempio, guardalo in faccia, ascoltalo davvero. Quel pranzo non sarà mai più lo stesso. Se la città dove abiti ha un tramonto che dipinge i palazzi di arancione, ritagliati 5 minuti per contemplarlo. Non perché sia un dovere spirituale, ci mancherebbe, ma perché quel tramonto, un giorno, o anche tu, potreste non esserci più. Proviamo un esercizio. Stasera, prima di andare a dormire, elenca mentalmente 3 cose che hai vissuto oggi e che potrebbero non essere uguali domani. La risata di un collega, il gusto del pane caldo, la voce di tua madre al telefono. Ringraziale senza romanticismi esagerati, solo un grazie sincero. Questo secondo me è un vaccino contro l'abitudine di dare sempre tutto per scontato. Ricordati che quando si dice che tutto finisce, questo non è nichilismo, è una benzina per apprezzare, per scegliere con cura le battaglie, per smettere di rimandare la gioia. Non sapremo mai quanto tempo ci resta, ma possiamo decidere di non sprecarlo in ciò che ci fa soffrire inutilmente. Ti invito ad un'ultima riflessione finale. Quali cause di sofferenza potresti iniziare ad allontanare adesso, sapendo che la vita non aspetta? Condividi nei commenti, magari questo gesto coraggioso ispirerà qualcun altro. E se pensi che questo mio video, e in generale i miei video, possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale per me sarebbe un regalo davvero prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.